Ma sono buone queste bacche, dove le hai trovate? Ma no, mai, ti fermo. Le hai già mangiate? Sono un campione radioattivo. Mi stavo studiando con uno strumento. Bella ragazzi. Bella ragazzi. Bella ragazzi, ci sono cibi che sono naturalmente radioattivi, come ad esempio alcune noci brasiliane, come ad esempio le banane. Molti sanno che appunto le banane sono radioattive, non sono così tanto radioattive come si può pensare, anzi per andare a misurare la radioattività di una banana ci vuole uno strumento molto sensibile. E questo accade in natura perché all'interno delle banane c'è il potassio e all'interno del potassio naturalmente si trova sempre una piccola percentuale di potassio 40. Che è un isotopo del potassio. Ma un cibo potrebbe anche essere contaminato e quindi come si fa a vedere se c'è qualcosa che ha contaminato quel cibo, come un isotopo dovuto a un reattore nucleare a fianco che ha avuto dei problemi? Abbiamo l'esempio di Chernobyl, abbiamo nel passato esempi di esperimenti nucleari. Il vento ha portato in giro certi isotopi, piccolissime quantità di queste sostanze. Uno di questi, il più famoso, è il cesio 137, che non esiste in natura. È un isotopo radioattivo che viene creato dall'uomo a seguito di reazioni nucleari artificiali, quindi è un elemento sintetico. E dopo il 26 aprile 86 questa nube radioattiva, che è passata anche lontanamente dall'Italia, ha lasciato contaminazioni che sui terreni si riescono addirittura a vedere ancora oggi. Abbiamo qui uno strumento che è nato appunto per sia come misuratore di radiazioni sia come dosimetro. Che differenza c'è tra un misuratore di radiazioni e un dosimetro? Il misuratore di radiazioni va a misurare puntualmente un materiale o una zona, il dosimetro misura costantemente, è un data logger praticamente, misura costantemente nel tempo tutta la dose radioattiva che si è accumulata. Ad esempio, io vado a visitare una centrale nucleare, me lo metto in tasca, mi faccio il giro della mia giornata, se all'interno di quella giornata ho superato la mia dose massima, devo prendere e uscire. Inoltre questo qui ha una cosa bellissima che non si trova negli altri misuratori, o almeno si trova solamente nei misuratori di alta gamma dai 2000 euro in su. Invece questo ha un prezzo abbastanza accessibile per le funzioni che fa, è quella di fare lo spettro, di misurare lo spettro dei raggi gamma. Praticamente i raggi gamma non sono tutti non hanno tutti la stessa energia, quindi quello che ad esempio in un Geiger fa dare uno scatto può essere più o meno elevato come intensità, ma il Geiger ad esempio non se ne accorge, sente uno scatto e basta. Invece questo strumento monta una sonda differente. 103 è una sonda che si basa su tutto un altro principio. Il Geiger ad esempio, questo qua è molto piccolo, non tutto piccolo, dà circa 2 scatti, solo come radiazione naturale, 2 scatti al secondo. Scusate, al minuto. 2 scatti al minuto, se lo lasciamo acceso sente ogni tanto la media di 2 al minuto. Il sensore di questo strumento, basato su un altro principio, da 15 a 20 volte più sensibile. Sì, esatto. Infatti di un Geiger, scattare molto più solamente con i raggi cosmici e la radiazione di fondo. Allora, un Geiger si basa su un tubo dove dentro c'è un gas rarefatto, c'è un elettrodo. Quando una radiazione attraversa chiaramente la parete del tubo, perché i raggi gamma la attraversano, passa dentro, innesca una ionizzazione di questo gas che poi produce un impulso di corrente elettrica che viene conteggiato
e sente circa di ciò che attraversa il tubo Geiger, ne sente 1/100 di tutto quello che attraversa, ne becca una circa su 100, altri sono più sensibili. Mentre questo è diverso, infatti il tubo Geiger quindi sente lo scatto, ma è solamente un on o un off. Qui c'è un sensore diverso, è un cubetto da 10x10x10 mm, 1 centimetro cubo in pratica, di iodio dodicesio drogato tallio, ed è un cristallo, un sale, che ha una particolarità: quando viene attraversato da una radiazione emette luce. Non si vede una grande luce a occhio nudo, si può vedere solamente se viene messo davanti a una fonte radiativa molto potente, però emette luce in maniera tale che viene messo a fianco a quello che è un fotomoltiplicatore a stato solido, quindi una sorta di diodo sensibile, un piccolo pannello solare, se vogliamo semplificare, che trasforma questo impulso di luce in un impulso elettrico. E la cosa bella è che questo impulso elettrico, in base all'energia della radiazione, diventa più alto o più basso. Quindi riusciamo a misurare il numero degli impulsi e la loro intensità. In questo modo riusciamo a trovare tutto lo spettro degli impulsi in base alla loro intensità, si conta quanti ce ne sono per ogni riga e così si riescono a identificare i vari elementi. Apriamo quindi la confezione. Qui c'è un QR code che vi permette poi di collegarvi e scaricare il manuale di istruzioni, cavetto per la ricarica. Questo è USB-C, quindi standard classico del cellulare, potete usare anche il vostro caricabatterie del cellulare. Ha una batteria da 3,7 volt 1 ampere e un'autonomia di 200 ore, quindi lo potete lasciare acceso praticamente una settimana. Lo andiamo ad accendere. Eccolo qui. Allora, adesso è impostato come microsievert ora, un tipo di misura della radioattività, però si può impostare anche come conteggio al minuto, conteggio al secondo e micro röntgen ora, quindi sono le misure più comuni della radioattività. Come vedete qui c'è un LED che lampeggia, questi sono tutti gli scatti che sta facendo e sono veramente tantissimi. Qui non abbiamo niente di radioattivo. Sì, sta sentendo praticamente soprattutto raggi cosmici che hanno una intensità enorme, sta sentendo ogni tanto un'emissione gamma da, che ne so, le piastrelle del pavimento, dal cemento del soffitto, e questa è la radiazione di fondo. Come dicevamo, questo qua ha dato prima un impulso da in media 1-2 impulsi al minuto. Questo qua, guardate quanti impulsi sta contando, questo non li sente, anche se lo mettiamo vicino, siamo qua nella stessa zona, non si muove, si accende questo LED. Mentre facciamo una prova velocissima e facciamo vedere questo. Sì, intanto è leggerissimo, 67 grammi, non si sente nemmeno. Allora, se io avvicino questo che è uraninite, un minerale naturale di uranio, guardate un po', devo proprio avvicinarlo, se lo allontano dà proprio un impulsino ogni tanto. Guardate cosa sta facendo questo a questa distanza, sta continuando a sparare. Se lo avvicino, adesso lo allontaniamo, diminuisce. La cosa bella è che questo ce lo possiamo tenere in tasca e c'è una comodissima app che è questa di Radiacode, che permette appunto, ecco, ci siamo connessi via Bluetooth come se fossero un paio di cuffiette. Allora, qui abbiamo vari grafici, poi si può collegare anche a un computer tramite la USB e vedere tutte le stesse cose. Qui abbiamo i conteggi al secondo, vedete questo picco è quello che abbiamo registrato prima quando abbiamo avvicinato il materiale radioattivo. Qui ci sono i micro röntgen ora e poi c'è questo harness che ci indica più o meno la pericolosità, diciamo, della situazione che stiamo vivendo in quel secondo. Questa barra qui è quella che fa praticamente l'intensità del segnale, l'abbiamo anche via grafica. Poi c'è una comoda
funzione search. Se noi vogliamo andare in giro, esiste l'accessorio da attaccare alla caviglia mentre camminiamo sul terreno, e possiamo vedere sul cellulare direttamente la radioattività del terreno e se ci avviciniamo a qualcosa di radioattivo. C'è anche questo segnale qui che ci indica che stiamo superando soglie pericolose. Se ci avviciniamo molto andiamo anche fuori scala. Ok. Scusate, prima ho detto 2 impulsi al secondo al minuto, questo da 2 impulsi al minuto, da solo, senza radioattività. E poi c'è la funzione spettro, possiamo metterlo anche così, che ci permette appunto, come dicevamo prima, di andare a identificare i vari elementi che stanno producendo la radiazione in quel momento, e ora lo vedremo un attimino nel dettaglio. Anche se a volte non lo sappiamo, in casa nostra è possibile trovare cose radioattive. Una può essere ad esempio i classici mattoni di tufo da giardino, contengono torio in minima quantità, però sono lievemente radioattivi. Un altro oggetto molto interessante, e se le avete conservatele perché ormai stanno diventando oggetti da collezione, è il vetro all'uranio. C'è stato un periodo in cui per abbellire il vetro, si parla degli anni 20 più o meno, veniva usato dell'ossido di uranio e dava questo colore verde molto brillante, soprattutto ai raggi del sole. Poi ci sono altre cose, vecchie sveglie, questa è degli anni 40, seconda metà degli anni 40, era di mia nonna. E le sveglie, diciamolo perché praticamente sì, il quadrante con i numeri, le lancette, sono rivestiti di una miscela di radio, di un sale di radio mischiata a un fosforo, cioè una cosa che quando poi la radiazione diventa luminosa, un po' il principio del sensore di questo, che emette una luce, grazie alle particelle alfa in questo caso, una luce verde. Sarebbe solfuro di zinco, quel materiale lì, insieme al radio. Questa qua adesso un orologio con il quadrante luminescente, bisogna esporlo al sole e poi al buio da luce. Se lo lasciamo al buio pian piano si spegne. Questo qua invece era sempre luminoso giorno e notte, anche chiuso anni in una cantina. Adesso facciamo una prova. Abbiamo riattivato l'audio, che si può anche disattivare, e iniziamo con la sveglia. Ora pian piano salirà, perché c'è l'integratore, 33, 37, 39, 44, e qua abbiamo quella bellezza lì di uno strumento analogico che, come vedete, se lo allontano diminuisce, la riavviciniamo, così andando in giro si può anche vedere come varia la radioattività nel terreno, eccetera eccetera. Poi possiamo provare questo, che è un minerale della zona ligure del Savonese, vediamo un attimo, e uno dice che bel minerale, è poco radioattivo, contiene un pochino di composti di uranio, è molto debole, non è molto ricco. Poi abbiamo l'uraninite che avete visto prima, che è ossido di uranio, chiaramente non puro. Ecco, così vediamo bene, adesso lontano, avviciniamo, guardate, cambia scala, schiaccia il pulsante così lo capacitiamo, così non suona più l'allarme. E qua abbiamo ossido di torio derivato da una reticella per lampade a gas, quelle da campeggio. Parliamo di spettrometria. La spettrometria è una scienza bellissima, in tantissimi campi viene utilizzata. Ad esempio qua abbiamo la luce emessa dall'idrogeno ionizzato, abbiamo quella emessa dall'elio, dal neon, eccetera eccetera.
il sodio e un sacco di elementi, se scaldati o ionizzati, emettono una luce visibile un po' giallina, un po' cosa, ma se la spacchiamo con un prisma in tutte le sue parti vediamo queste righe che compongono in realtà quella luce. Ci sono delle zone buie e con questo sistema abbiamo saputo che sul Sole ci sono certi elementi, che su Giove ci sono certi elementi, vedendo con un telescopio e con un sistema che diffrae la luce formando queste righe. Nel nostro caso utilizziamo la spettrometria, ossia utilizziamo il fatto che invece che essere intensità luminosa rispetto a frequenza, abbiamo intensità di questi impulsi di radiazione, dell'energia degli impulsi della radiazione gamma rispetto al numero dei colpi che sta registrando, ossia questi colpi che sentite non sarebbero in realtà tutti uguali. Questo strumento se ne accorge, vede la differenza, certi sono di bassa intensità, altri di alta intensità, come vedete. Allora questa, cioè come vedete in questo senso qua, ad esempio ci sono tantissimi colpi di questa intensità qua, questi qua sono in kV/volt, questa scala qua, e questo qua è il numero dei colpi, tanti, poi come vedete ci sono dei vuoti e delle punte. In base a questo grafico qua riusciamo a capire quali sono gli elementi, ad esempio oltre al torio qua dentro cosa c'è che emette radiazioni, cosa c'è lì dentro che può emettere radiazioni. Infatti poi quelle bacche là le voglio misurare. Sì, questa roba qua ad esempio molto intensa sono i raggi cosmici che vanno a influenzare questo che adesso è distante da sostanze radioattive, e abbiamo i raggi cosmici. Poi c'è in mezzo un po' roba emessa dai soffitti, come dicevo prima, dal pavimento e altre cose leggermente radioattive, veramente leggermente radioattive. Infatti qua ad esempio se resettiamo il grafico, sì, ok, ecco, possiamo avvicinare una sostanza radioattiva, il torio, in questo caso ossido di torio, e vediamo che si sta creando lo spettro. Allora, tot colpi, ci sono molti colpi con questa intensità qua, su vedete questa che scala. ci sono dei buchi in alcuni punti, però specifici invece su altri, sì, che sono proprio le righe che determinano, guardate, si sta completando quelle del suo elemento e tutti i decadimenti a catena che ci sono. È apparsa un'altra, ha contato tot colpi di quell'intensità, poi vabbè la somma di tutto, qua c'è tanto del fondo e poi ci sono i picchi delle che determinano sostanze, le varie sostanze. Perché nell'ossido di torio non c'è solo il torio, ci sono vari isotopi di torio, isotopi dovuti al decadimento, perché il torio poi a un certo punto certi atomi di torio impazziscono, muoiono, ma non muoiono realmente, buttano fuori dell'energia e diventano un'altra cosa con un peso atomico leggermente diverso, spariscono neutroni, una cosa complicatissima. Ce ne sono alcuni che si trasformano in piombo. Sì, alla fine in piombo, in radon, quel gas che fa male, ma dentro c'è del radon. E tutta questa roba emette radiazioni, alcuni le emettono più intense, altri meno intense, e qua le vediamo tutte. È possibile quindi poi andare sui vari picchi, e questo software all'interno ha già integrato diciamo le curve caratteristiche di alcuni elementi, per cui ci Radium permette 226 ad esempio, perché si trasforma cobalto 60, voglio sperare che qui non ce ne sia, scandio eccetera eccetera, abbiamo tutto quello che ci può essere se ci posizioniamo ovviamente sul picco relativo, e troveremo le corrispondenze. Poi vedete qui non c'è niente, per cui questo non è sicuramente questo elemento, però se trovassimo le corrispondenze su tutte le righe identifichiamo un elemento, sicuri di identificarlo, un isotopo più che altro di un elemento, perché poi questo isotopo un elemento dà non solo una riga di quell'intensità, ma quelle 3 righe, come avete visto per la luce, che identificano 3, 4, che identificano quell'elemento. Adesso faremo l'analisi di queste bacche
che siamo sicuri che hanno accumulato del cesio 137. La cosa bella è che ce le hanno spedite in un sacchetto insieme al contatore. Quindi facciamo il reset, facciamo ripartire il grafico, yes, e mettiamo il nostro contatore sul cibo contaminato. Eccolo qua. Ha subito Allora, beccato. il cesio ha 2 picchi, sulla riga 662 e sulla riga 32, il cesio 137, e qui li abbiamo tutte e due. Vediamo questo picco qua e questo qua. È bellissima questa cosa. Ora, essendo distanti da tutte le altre cose radioattive, sta sentendo proprio, ecco, si sta completando, più acquisisce e più diventa preciso. Più si affina, sì. Sì, perché va a caricarsi di campionature di quell'intensità. Sì, ora vediamo, man mano poi appaiono anche gli altri elementi, piccoli scatti, però si vede chiaramente questo picco qui e questo, che sulla linea di fondo sarebbe una montagnetta normale, invece qua abbiamo questa escrescenza che esce fuori. Bene, se siete interessati a questo prodotto vi possiamo mettere nella descrizione del video qui sotto un link per poterlo trovare, acquistare e vedere eventualmente manuali e tutte le funzioni che ha. Non ne abbiamo detto una, che appunto è quella di poterlo collegare anche a Google Maps. Ad esempio qui siamo a Pesco Pennattaro e c'è la possibilità di fare tutto il giro, lui ti insegna praticamente tutto il percorso che si fa misurando i vari livelli di radiazione. E niente, le altre funzioni bene o male le abbiamo già fatte vedere tutte. C'è la possibilità di settare tutti i livelli di allarme, se superiamo la dose che impostiamo, se superiamo un certo livello di radioattività istantanea, e quindi è anche un dispositivo di sicurezza. Posso elencare di nuovo alcuni usi, perché ha moltissimi usi, un apparecchio del genere. Gli usi sono ad esempio quelli per la sicurezza personale in casa, sui cibi che acquistiamo e dobbiamo consumare, per controllare se ci sono ad esempio situazioni pericolose nell'ambiente, cose posizionate che non si sa che siano radioattive da qualche parte, poi per la prospezione mineraria, per individuare zone dove possono esserci minerali radioattivi, appunto girando si possono fare prospezioni, e anche per uso scientifico, per individuare minerali o altri elementi radioattivi. E una cosa molto interessante e tanti altri utilizzi. Scoprire se abbiamo in casa una sveglia antica, esatto, se è radioattiva oppure no. Sono radioattivi anche un sacco di accessori, come ad esempio alcuni vecchi pennelli per togliere la polvere dai vinili, oppure alcuni orologi o addirittura i coating o le lenti di alcuni obiettivi fotografici, quindi si può veramente trovare radioattività ovunque, e con questo strumento è molto semplice riscontrarla. E si possono individuare quali elementi rendono radioattivi questi oggetti tramite la spettrometria. a questo punto. Vi salutiamo. Sì. Bella ragazzi. Bella ragazzi. Bella ragazzi. Oh Mike.